Ciao e benvenuti al podcast di Impara l'italiano. Il podcast dove l'italiano non si studia, si vive. Io sono Riccardo. E io sono Helen e oggi ragazzi abbiamo un episodio speciale, uno di quelli che sinceramente avrei voluto avere io quando ho iniziato a imparare le lingue. Sì, perché oggi parliamo dei verbi, ma non in modo noioso, Niente tabelle, niente coniugazioni a memoria senza senso. Esatto, parliamo dei verbi che usiamo davvero, quelli che se li impari bene all'improvviso ti accorgi che riesci a dire quasi tutto quello che vuoi. È come se ti dessero le chiavi di casa, capisci? Mi piace questa immagine, le chiavi di casa dell'italiano. Esatto. E prima di iniziare, come sempre, un piccolo favore. Se questo podcast vi sta aiutando, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Ci costa zero a voi, ma per noi significa che possiamo continuare a fare questo lavoro con amore. Con tanto amore, davvero. Allora Helen, partiamo? Partiamo. Il primo verbo di oggi è il re di tutti i verbi italiani. Essere. Il re, dici bene, perché con essere tu descrivi tutto. Chi sei, come sei, dove sei, cosa provi. Pensa a quante frasi della tua giornata iniziano così. Sono stanco. È tardi. Siamo pronti? Sei sicuro? Ed è buffo perché all'inizio sembra facilissimo, poi quando parli veloce con un italiano ti accorgi che la lingua corre e tu resti un po' indietro. È capitato anche a me, sai? Quando ho iniziato a studiare inglese, un conto è sapere le regole, un conto è usarle, mentre il cuore ti batte perché stai davvero parlando con qualcuno. Esatto, ed è normalissimo. Nessuno pretende la perfezione. L'importante è provare, sbagliare, riprovare. E poi essere è anche il verbo delle emozioni. Sono felice, sono triste, sono innamorato. Ah, quest'ultima frase mi piace particolarmente. Lo sapevo che ti sarebbe piaciuta. Passiamo al secondo verbo, che per me è quasi magico, avere. Magico perché? Perché in italiano usiamo avere per cose che in altre lingue si dicono in modo completamente diverso. Pensa a ho fame, ho sonno, ho freddo, ho paura. Giusto. In inglese, per esempio, si dice I am hungry, cioè sono affamato. Ma in italiano no. In italiano la fame è qualcosa che hai, non che sei. Esatto, e questa piccola differenza confonde tantissimi studenti all'inizio. Ed è comprensibile, perché il cervello traduce parola per parola dalla lingua madre e all'inizio si inciampa. Ma con la pratica diventa automatico, ve lo giuro. Un giorno vi svegliate e dite ho fame, senza nemmeno pensarci. E c'è un'altra cosa importantissima di avere. Lo usiamo per costruire il passato. Ho mangiato, ho studiato, ho visto un film ieri sera. Quindi capite bene perché avere è il secondo verbo più importante da imparare. Senza non puoi nemmeno raccontare cosa hai fatto ieri. E raccontare la propria giornata è una delle cose più naturali che si fanno parlando con qualcuno. Terzo verbo, uno dei miei preferiti in assoluto. Fare. Ah, il jolly della lingua italiana. Esattamente così lo chiamo anch'io, perché con fare puoi cavartela in quasi ogni situazione, anche quando non conosci il verbo giusto. Che fai è probabilmente una delle domande più comuni tra amici in Italia. E poi ci sono tutte quelle espressioni con fare che sembrano non avere senso logico, ma che gli italiani usano in continuazione. Fare una domanda, fare la spesa, fare un viaggio, fare colazione. Se impari queste espressioni, ti giuro, suoni subito più naturale, più italiano vero. Ed è proprio questo il segreto. Non servono 1000 parole difficili, servono le espressioni giuste, quelle che sentiamo ogni giorno per strada, al bar, in famiglia. Vero. E lo dico con il cuore in mano. Quando ho iniziato a imparare una lingua straniera, il momento in cui ho iniziato davvero a sentirmi sicuro è stato quando ho smesso di cercare parole complicate e ho iniziato a usare quelle semplici, ma giuste. E adesso un verbo che ci porta letteralmente in movimento. Andare. Sì, lo usiamo ogni volta che ci spostiamo o quando parliamo di dove stiamo andando o dove vorremmo andare. Vado al lavoro? Vai a scuola? Andiamo al mare quest'estate? E lo usiamo anche per parlare del futuro, delle nostre intenzioni. Domani vado a cena fuori. Sai una cosa che noto spesso, Riccardo? Molti studenti imparano questi verbi sui libri, ma poi non li usano abbastanza nella vita reale.
È vero, ed è un peccato perché la lingua vive solo se la usi. Se non parli di dove vai, cosa fai, cosa hai, come ti senti, la lingua resta chiusa in un libro. Quindi il mio consiglio oggi è questo. Ascoltate, ripetete e soprattutto provate a dire le frasi ad alta voce, anche da soli, davanti allo specchio. Sembra strano, ma funziona davvero. Adesso arriviamo a 3 verbi che secondo me vanno studiati insieme, perché sono come 3 fratelli: volere, potere, dovere. Iniziamo da volere. Esprime desideri, intenzioni. Voglio un caffè. Voglio imparare l'italiano. Vorrei visitare Roma un giorno. E se siete in Italia e dovete ordinare qualcosa al bar, questo verbo vi salva la vita. Poi c'è potere, che indica possibilità o permesso. Posso entrare? Posso prendere questo? Puoi aiutarmi? È un verbo bellissimo perché ti permette di essere gentile, educato, anche quando chiedi qualcosa a uno sconosciuto. E infine dovere, che indica obbligo, necessità. Devo studiare, devi lavorare, dobbiamo andare, è tardi. E se ci pensate, con questi 3 verbi insieme a quelli che abbiamo già detto, potete già costruire conversazioni davvero ricche. Cosa vuoi fare? Cosa puoi fare? Cosa devi fare? Dove vai? Come stai? È già una conversazione vera, non trovi? Esattamente, ed è questo lo scopo della lingua: comunicare, non recitare regole a memoria. Sai, Helen, mi viene in mente una cosa. Quando insegno, spesso vedo studenti frustrati perché pensano di dover conoscere migliaia di parole per sentirsi bravi in una lingua. Ed è un pensiero che capisco benissimo, perché anch'io l'ho provato, ma la verità è un'altra. Quale? Che la lingua non è una gara di quante parole conosci, è la capacità di dire quello che senti, quello che ti serve, in quel momento. E per fare questo bastano davvero pochi verbi, usati bene. Mi hai quasi commosso. Dai, continuiamo, che abbiamo ancora tanti verbi da fare insieme. Adesso un verbo che io adoro, sapere. Perché lo adori? Perché è il verbo dell'onestà. Non lo so, è una delle frasi più naturali che esistano. La diciamo decine di volte al giorno, senza nemmeno accorgercene. Verissimo, e non lo so è anche una frase che toglie ansia, sai? Perché non devi sapere tutto per parlare bene una lingua. Esatto. E poi c'è il fratello quasi gemello di sapere, conoscere. E qui molti studenti si confondono. Sì, perché in tante lingue esiste un solo verbo per entrambi i significati, ma in italiano no. Sapere si usa per informazioni. So che Roma è la capitale d'Italia. Conoscere, invece, si usa per persone, luoghi, esperienze vissute. Conosco Roma, conosco Maria. All'inizio è normale confondersi, non preoccupatevi, con il tempo diventa naturale. E adesso, Helen, tocca al mio verbo preferito in assoluto. Fammi indovinare. Piacere? Esatto, perché piacere, secondo me, è il verbo più italiano che esista. Ed in effetti funziona in un modo davvero particolare. Non diciamo io amo il caffè come struttura diretta, diciamo mi piace il caffè, cioè letteralmente il caffè piace a me. Sì, funziona al contrario rispetto a molte lingue e all'inizio confonde tantissimo, lo capisco. Ma una volta che lo capisci si apre un mondo, perché parlare dei propri gusti, delle proprie preferenze, è una delle cose più belle che si possano fare in una conversazione. Ti piace la musica? Le piace questo film? Mi piace tantissimo viaggiare. Vedete? Parliamo di noi stessi, delle nostre passioni, ed è proprio lì che nasce una vera connessione tra le persone. Adesso un verbo che sembra piccolo ma che in realtà è ovunque. Stare. Come stai? È probabilmente la domanda più comune del mondo. E puoi rispondere in tanti modi. Sto bene, sto un po' stanco, sto studiando italiano proprio in questo momento. Ed è anche il verbo che usiamo per dire cosa stiamo facendo adesso, in questo preciso istante. Sto mangiando, sto aspettando un amico. E poi ci sono espressioni bellissime come stai attento o sto per uscire. È uno di quei verbi che non sembra importante all'inizio, ma poi ti accorgi che lo usi in continuazione, ogni singolo giorno. E adesso, come promesso, un po' di pratica vera. Facciamo qualche mini dialogo insieme, così sentite questi verbi tutti insieme in azione. Perfetto, inizio io. Ciao Helen, dove vai? Ciao, vado al lavoro. E tu che fai adesso? Sto studiando italiano. Vuoi un caffè? Sì, lo voglio, grazie. Puoi aiutarmi con questo esercizio dopo? Sì, posso, nessun problema. Vedete, in poche righe abbiamo usato quasi tutti i verbi di oggi. Ed è proprio così che si impara davvero, non con le liste, ma con le conversazioni vive, reali, sentite tante volte. Riccardo, prima di chiudere, voglio aggiungere qualche altro verbo che secondo me merita spazio oggi. Dimmi. Il verbo dire. Lo usiamo per riportare parole, pensieri. Cosa hai detto?
Dimmi la verità. Non so cosa dire. Verissimo, e insieme a dire aggiungerei parlare. Parli italiano? Parliamo domani? È un verbo che apre ogni conversazione. E poi c'è prendere. Prendo un caffè. Prendi l'autobus. Lo usiamo per azioni quotidiane semplicissime. E anche capire, fondamentale quando studi una lingua. Non capisco. Hai capito? Capisco benissimo. E infine uno dei miei preferiti, pensare. Cosa pensi? Penso di sì. Ci penso io. Con tutti questi verbi insieme avete davvero tutti gli strumenti per iniziare a parlare italiano in modo naturale, vero, umano. Riccardo, parliamo un attimo del metodo, perché sono sicura che molti ascoltatori si stanno chiedendo «Ok, ma come faccio a ricordare tutti questi verbi?» Ottima domanda. Il mio consiglio numero 1 è questo. Non studiate il verbo da solo, studiate la frase intera. Esatto, invece di memorizzare sapere, presente, io so, tu sai, memorizzate frasi vere come «Non lo so», «Sai dove andare?», «Sai parlare inglese?». Perché il cervello impara meglio con frasi complete, con un contesto, con un'emozione dietro. E poi, secondo consiglio, ascoltate tantissimo. Ascoltate podcast come questo, ascoltate canzoni, film, conversazioni reali. E terzo consiglio, forse il più importante, parlate da soli. Sì, avete sentito bene. Sembra strano, ma è un esercizio potentissimo. Parlate davanti allo specchio, raccontatevi la giornata in italiano. Oggi voglio studiare italiano. Devo lavorare tanto oggi. Adesso sto cucinando la cena. All'inizio vi sentirete strani, forse un po' ridicoli, ma dopo una settimana, ve lo garantisco, parlare diventa molto più naturale. Perché il cervello si abitua alle strutture, ai suoni, ai verbi principali, ed è come allenare un muscolo. Più lo usi, più diventa forte. Sai, Ellen, voglio condividere una cosa con chi ci ascolta oggi. Dimmi pure. Quando ho iniziato a insegnare, ricevevo spesso messaggi di studenti frustrati che mi dicevano «Riccardo, non riesco a parlare bene, non conosco abbastanza parole». Anch'io ricevo messaggi così, tantissimi. E ogni volta rispondo la stessa cosa. Non serve conoscere tutto il vocabolario, serve conoscere bene poche cose e usarle con coraggio. Il coraggio è davvero la parola chiave, perché tante volte non è la grammatica il problema, è la paura di sbagliare. Ed è per questo che questo podcast esiste, non per farvi memorizzare regole fredde, ma per farvi sentire che potete comunicare, fin da subito, con quello che avete. Con questi verbi, con un po' di coraggio e con tanta pratica, potete davvero iniziare a parlare italiano, oggi stesso. E adesso, prima di chiudere, come sempre, vi lasciamo una piccola missione. Oggi, durante la giornata, provate a usare almeno 3 di questi verbi in frasi vere. Non serve niente di complicato. Anche solo voglio un caffè, devo uscire, sto studiando, vanno benissimo. L'importante è usarli, farli vostri, sentirli uscire naturalmente dalla vostra bocca. E se vi va, scriveteci nei commenti quale verbo avete usato oggi e da quale paese ci state ascoltando. Ci fa davvero piacere sapere chi siete. Siamo curiosissimi di leggervi, davvero. Ellen, prima di chiudere del tutto, c'è una categoria di verbi che secondo me merita un capitolo tutto suo. Dimmi, quale? I verbi riflessivi, quelli che finiscono con si, svegliarsi, chiamarsi, sentirsi, alzarsi. Ah, fondamentali. Pensa che la primissima frase che impariamo tutti in italiano è proprio riflessiva. Come ti chiami? Vero, mi chiamo Riccardo. È letteralmente la prima presentazione che facciamo nella vita. E poi c'è svegliarsi. Mi sveglio alle 7. A che ora ti svegli tu di solito? E sentirsi, che uso spessissimo. Mi sento stanco oggi. Come ti senti? Mi sento benissimo. Sai perché questi verbi sono importanti? Perché parlano di noi, del nostro corpo, delle nostre emozioni. Sono verbi molto personali. Esatto, e la struttura all'inizio confonde un po', perché serve il pronome prima del verbo. Mi, ti, si, ci, vi, si. Ma con la pratica diventa automatico, come tutto il resto. Adesso 3 verbi che sembrano simili, ma non sono affatto. Vedere, guardare, ascoltare. Iniziamo da vedere. È quasi automatico, involontario. Vedo una macchina. Hai visto quel film? Guardare invece è un'azione voluta, con attenzione. Guardo la televisione. Guarda qui. E infatti in inglese la differenza è chiara. To see contro to watch. Ma in tante altre lingue questa distinzione non esiste, quindi confonde molto. Verissimo. E poi c'è ascoltare, che è come guardare ma con le orecchie. Ascolto la musica. Mi ascolti? Da non confondere con sentire, che invece è più involontario, come vedere. Sento un rumore. Non ti sento bene.
Piccola differenza ma importantissima, soprattutto al telefono, quando dite non ti sento e non ti ascolto. Altrimenti sembra un po' scortese, no? Un'altra coppia di verbi bellissima: cercare e trovare. Cercare è l'azione, il processo. Cerco le chiavi, cerco un lavoro, sto cercando la stazione. E trovare è il risultato. Ho trovato le chiavi. Non trovo il mio telefono. Sono due verbi che raccontano davvero la vita di tutti i giorni, perché quante volte al giorno cerchiamo qualcosa? Tantissime, sinceramente. Le chiavi, il telefono, un parcheggio. Soprattutto un parcheggio in centro, quello sì che è una vera missione. E quando qualcuno vi chiede «Hai trovato quello che cercavi?», ecco, questi due verbi lavorano proprio insieme, uno accanto all'altro. Due verbi molto sociali adesso: aiutare e spiegare. Puoi aiutarmi? È probabilmente una delle frasi più utili che esistano quando siete all'estero. Assolutamente. E se qualcuno vi aiuta ma non capite bene, potete sempre chiedere: puoi spiegarmi meglio? Spiegare è un verbo che uso spessissimo, anche quando insegno. Ti spiego subito. Non ho capito, puoi spiegare di nuovo. E questi due verbi insieme creano frasi bellissime, molto umane. Chiedere aiuto non è una debolezza, è normale, è naturale. Anzi, chi lo fa spesso impara più velocemente, perché non ha paura di ammettere quando non capisce qualcosa. Adesso una coppia molto interessante dal punto di vista emotivo: ricordare e dimenticare. Ricordare è bellissimo perché ci collega al passato. Ricordo la mia infanzia. Ti ricordi di me? E dimenticare il suo opposto. Ho dimenticato le chiavi a casa. Non dimenticare di scrivermi. Sai una cosa buffa? Uso spesso dimenticare quando insegno perché è normalissimo dimenticare parole nuove all'inizio. Verissimo. E infatti il consiglio è: non abbiate paura di dimenticare. Anche i madrelingua dimenticano cose, ogni giorno. Ricordare tutto perfettamente non è l'obiettivo. L'obiettivo è comunicare, anche con qualche piccolo vuoto di memoria. E poi, sapete una cosa? Più ripetete una parola, meno la dimenticate. È matematico. Un altro verbo che adoro: provare. Ha tanti significati, vero? Provo questo vestito. Provo a parlare italiano. Provaci ancora. Esatto, provare è il verbo del coraggio, secondo me, perché ogni volta che provi qualcosa di nuovo stai già vincendo, indipendentemente dal risultato. Mi piace molto quest'idea. E accanto a provare metterei cambiare. Voglio cambiare vita. Le cose cambiano. Cambio idea spesso. Cambiare è un verbo che parla di crescita, di trasformazione, e imparare una lingua, in fondo, è proprio questo: cambiare, un pochino, il modo in cui vedete il mondo. Bellissimo pensiero, Helen. Ogni tanto mi viene qualche momento filosofico. 3 verbi che raccontano il tempo: iniziare, continuare, finire. Inizio a lavorare alle 9, continuo a studiare italiano ogni giorno, finisco alle 5. E anche cominciare, che è praticamente uguale a iniziare. Comincio adesso. A che ora comincia il film? Questi verbi sono perfetti per parlare della routine quotidiana, del lavoro, degli studi. E anche dei propositi, no? Voglio iniziare a fare sport. Non voglio finire questo progetto senza impegno. Verissimo, sono verbi che, se ci pensate, raccontano tutta la struttura della nostra giornata, dall'inizio alla fine. Un verbo che uso spessissimo, soprattutto quando prendo il treno: aspettare. Capita spesso in Italia, eh? Purtroppo sì, a volte. Aspetto l'autobus. Aspettami un attimo. Sto aspettando una risposta. E insieme ad aspettare metto chiamare. Ti chiamo dopo. Chi ha chiamato? Mi chiami quando arrivi? Questi 2 verbi insieme sono perfetti per organizzare la vita quotidiana con gli amici, con la famiglia, con il lavoro. Aspettami, ti chiamo appena esco. Vedete quante situazioni reali possiamo descrivere con solo 2 verbi? 2 verbi fondamentali per ogni conversazione: chiedere e rispondere. Posso chiederti una cosa? È una frase che uso quasi ogni giorno. E rispondere è il suo compagno naturale. Non hai risposto al mio messaggio. Rispondimi quando puoi. Una conversazione, in fondo, è fatta solo di questo. Qualcuno chiede, qualcuno risponde. Semplice ma vero. E se non sapete rispondere a qualcosa, ricordatevi il nostro amico di prima. Non lo so. Esatto, sempre lui, sempre pronto ad aiutarci. Adesso un verbo bellissimo molto usato quando parliamo del passato: raccontare. Raccontami la tua giornata. Ti racconto una storia. È un verbo che apre le porte alle emozioni, alla condivisione. Ed è anche un ottimo esercizio per chi studia italiano: raccontare anche a se stessi cosa è successo durante il giorno. Oggi sono andato al lavoro, ho incontrato un amico, abbiamo parlato per un'ora. Vedete? Con pochi verbi già raccontiamo una piccola storia vera.
Ed è proprio raccontando storie, vere o inventate, che la lingua diventa vostra, personale, viva. Ellen, facciamo un altro mini dialogo, questa volta ambientato al bar, così mettiamo insieme tutti questi verbi nuovi. Perfetto, comincio io. Ciao, cosa prendi? Vorrei un caffè, grazie. E tu? Io prendo un cappuccino. Allora, come va il lavoro? Non male, sto cercando di finire un progetto importante. Posso aiutarti in qualche modo? Magari sì, dopo ti spiego meglio. Adesso aspettiamo il caffè. Vedete quanti verbi abbiamo usato in poche righe? Prendere, andare, cercare, finire, aiutare, spiegare, aspettare. È proprio così che si parla davvero in italiano, senza pensarci troppo, in modo naturale. Facciamone un altro, questa volta al telefono. Pronto? Chi parla? Ciao, sono Helen. Ti chiamo perché volevo chiederti una cosa. Dimmi pure, ti ascolto. Sai a che ora inizia la lezione domani? Penso alle 10, ma non sono sicuro. Adesso controllo e ti rispondo. Perfetto, grazie mille. Ci sentiamo dopo. A dopo. Un dialogo semplicissimo, ma pieno di verbi utilissimi per la vita reale. Ellen, parliamo un attimo degli errori più comuni che vedi fare agli studenti con questi verbi. Ottima domanda. Il primo errore è confondere sapere e conoscere, come abbiamo detto prima. Il secondo, secondo me, è dimenticare che piacere funziona al contrario. Molti dicono io piaccio il gelato, invece di mi piace il gelato. Vero, e poi c'è chi confonde sentire con ascoltare, oppure vedere con guardare. Ma sapete una cosa? Questi errori sono assolutamente normali e fanno parte del percorso. Anzi, se fate questi errori significa che state davvero provando a parlare e questo è già un enorme passo avanti. Nessuno ha mai imparato una lingua senza sbagliare qualche volta. Voglio dare qualche consiglio pratico in più su come esercitarsi con questi verbi ogni giorno. Dimmi pure. Primo consiglio: scrivete un piccolo diario, anche di 3 righe, ogni sera, usando i verbi che abbiamo imparato oggi. Bellissima idea. Oggi sono andato al lavoro, ho mangiato con un amico, mi sono sentito felice. Esatto. Secondo consiglio: create dialoghi immaginari nella vostra testa mentre fate cose quotidiane, come lavare i piatti o camminare. E terzo consiglio, forse il più semplice, parlate ad alta voce, anche da soli, descrivendo quello che state facendo in quel momento. Adesso sto cucinando la pasta. Sto guardando fuori dalla finestra. Sembra semplice, ma è potentissimo. Con costanza, in poche settimane, questi verbi diventano parte di voi, automatici, naturali. Riccardo, sai, guardando indietro a tutto quello che abbiamo detto oggi, mi rendo conto di quanto sia stato un episodio ricco. Verissimo. Abbiamo davvero costruito, verbo dopo verbo, un piccolo mondo di comunicazione reale. E la cosa più bella è che ogni singolo verbo che abbiamo imparato oggi, voi potete usarlo già da stasera, in una frase vera, con una persona vera, oppure semplicemente parlando da soli. Non serve aspettare di sapere abbastanza per iniziare a parlare. Bisogna iniziare a parlare per sapere abbastanza. Mi piace tantissimo questa frase, Riccardo. Dovremmo metterla come motto del canale. Chissà, magari lo facciamo davvero. Ellen, adesso vorrei fare un passo in più. Abbiamo parlato tanto di verbi al presente, ma la vita reale è fatta anche di ricordi, di cose successe ieri, la settimana scorsa, anni fa. Verissimo, e per questo dobbiamo parlare un attimo del passato prossimo, quello che formiamo con avere o esseri più il participio passato. Esatto. Per esempio, ho mangiato, ho dormito, ho lavorato. Semplicissimo. Avere più il verbo che cambia leggermente forma. Ma attenzione, perché alcuni verbi, soprattutto quelli di movimento, usano essere invece di avere. Sono andato al mare, sono uscito presto stamattina, sono arrivato tardi. E quando usiamo essere, il participio cambia in base a chi parla. Se sono io, un uomo, dico sono andato. Se sei tu, Ellen, diresti sono andata. Esatto, con la A finale. Piccola differenza, ma importante per la precisione della lingua. All'inizio può sembrare complicato ricordarsi quale verbo vuole avere e quale vuole essere, ma con l'ascolto costante diventa naturale, ve lo assicuro. E il consiglio pratico è sempre lo stesso. Raccontate la vostra giornata di ieri, ad alta voce o per iscritto. Ieri sono andato al lavoro, ho incontrato un amico, abbiamo mangiato insieme, poi sono tornato a casa stanco. Vedete? Con pochissimi verbi già costruiamo un piccolo racconto vero, umano, quotidiano. E se il passato racconta ieri, il futuro racconta domani, i nostri progetti, i nostri sogni. Verissimo. E la cosa bella è che in italiano, per parlare del futuro vicino, spesso usiamo semplicemente il presente. Domani vado al mare, stasera mangio fuori.
Esatto, non serve sempre il futuro vero e proprio per parlare di programmi immediati, ma quando vogliamo essere più precisi o parlare di un futuro più lontano, usiamo il futuro reale. Andrò, farò, sarò. Per esempio, domani sarà una bella giornata. L'anno prossimo andrò in Italia. Un giorno parlerò italiano perfettamente. E il futuro si usa anche per fare ipotesi, per immaginare. Chissà cosa farà stasera. Sarà tardi ormai. È un modo bellissimo di usare la lingua anche per sognare, per progettare la propria vita. E infatti vi invito a fare un piccolo esercizio. Scrivete 3 frasi sui vostri progetti futuri, anche piccoli. Il prossimo mese inizierò un nuovo corso. Tra un anno viaggerò in Italia. Parlare del futuro dà energia, dà motivazione, e imparare a farlo in italiano vi avvicina ancora di più alla lingua, in modo emotivo, personale. Facciamo un altro mini dialogo, questa volta ambientato in un luogo che tanti di voi conosceranno bene, l'aeroporto. Perfetto, inizio io. Scusi, sa dov'è il gate numero 12? Sì, deve andare dritto e poi girare a sinistra. Non può sbagliare. Grazie mille. Sa anche se il volo è in orario? Penso di sì, ma può controllare sul tabellone lì davanti. Perfetto, grazie ancora. Buona giornata. Buon viaggio! Vedete quanti verbi utili in una situazione così comune? Sapere, andare, potere, controllare, pensare. E questo è esattamente il tipo di conversazione che potreste avere davvero in un aeroporto italiano, o anche solo parlando con qualcuno che parla italiano. E adesso uno dei miei dialoghi preferiti in assoluto. Al ristorante. Ah, perché ami mangiare, lo so bene. Verissimo, non lo nascondo. Allora, inizio io. Buonasera, avete un tavolo per 2? Certo, volete un tavolo dentro o fuori? Fuori, se possibile. Fa una bella serata. Perfetto, venite pure. Ecco il menù. Volete ordinare subito o preferite guardare un attimo? Diamo un'occhiata, grazie. Poi le facciamo sapere. Nessun problema, prendetevi il vostro tempo. Vedete, in questo piccolo dialogo abbiamo usato avere, volere, potere, preferire, guardare, fare, prendere. Ed è proprio questa la magia dei verbi che abbiamo studiato oggi. Si combinano insieme, in 1000 situazioni diverse, ogni giorno della vostra vita. Riccardo, ricevi spesso domande dai tuoi studenti su questi verbi. Ne condividiamo qualcuna insieme? Certo, con piacere. Una domanda che ricevo spessissimo è: qual è la differenza tra dovere e avere bisogno di? Ottima domanda. Dovere indica un obbligo più diretto, più formale a volte. Devo lavorare. Mentre avere bisogno di è più legato a una necessità personale, emotiva. Ho bisogno di riposare. Esatto. E un'altra domanda comune è: perché a volte si dice voglio e a volte vorrei? Bella domanda è che questa. Voglio è diretto, quasi deciso. Vorrei invece è più gentile, più educato. Si usa spesso quando ordiniamo qualcosa o chiediamo un favore. Voglio un caffè suona un po' brusco al bar, mentre vorrei un caffè è molto più naturale e cortese. Piccole sfumature, ma che fanno davvero la differenza quando parlate con qualcuno in Italia. Ellen, voglio parlare adesso di alcune espressioni idiomatiche con questi verbi, quelle che sentirete ovunque in Italia. Perfetto, dimmene qualcuna. Fare finta di niente, cioè fingere di non aver visto o sentito qualcosa. Bellissima, la uso spesso. E io aggiungerei avere ragione e avere torto. Hai ragione, hai proprio ragione. No, secondo me hai torto. Ottime! E poi c'è andare d'accordo. Andiamo molto d'accordo, io e mia sorella. E anche farcela, che significa riuscire in qualcosa. Non ce la faccio più, ce l'ho fatta. Quest'ultima è difficilissima all'inizio, lo ammetto, ma sentirla spesso aiuta tantissimo a capirla e poi a usarla. Ed è proprio questo il bello della lingua, piena di piccole espressioni che una volta imparate vi fanno sentire davvero parte della cultura italiana. Ellen, voglio tornare un attimo su un tema che mi sta molto a cuore, la paura di sbagliare. Tema importantissimo. Tantissimi studenti mi scrivono dicendo che hanno paura di parlare perché temono di fare errori. E io capisco perfettamente questa paura, perché l'ho provata anch'io imparando altre lingue. Ma la verità è che gli errori sono parte necessaria del percorso. Esatto. Nessun bambino ha mai imparato a parlare senza sbagliare 1000 volte prima. E gli italiani, quasi sempre, apprezzano lo sforzo di chi prova a parlare la loro lingua, anche con qualche errore. Anzi, spesso vi aiutano con piacere, con un sorriso, correggendovi gentilmente. Quindi il messaggio di oggi, ragazzi, è questo. Non aspettate di essere perfetti per parlare. Parlate adesso, con quello che avete, ed errore dopo errore migliorerete davvero.
L'importante non è la perfezione, è la connessione con l'altra persona. Voglio proporre un ultimo dialogo, questa volta più emotivo, più profondo. Immaginiamo due amici che si rivedono dopo tanti anni. Bella idea. Inizio io. Non ci posso credere, sei proprio tu. Sì, sono io. Quanto tempo è passato, non riesco nemmeno a crederci. Come stai? Cosa hai fatto in tutti questi anni? Ho viaggiato molto, ho cambiato lavoro, ho imparato tantissime cose nuove. E tu come sei stato? Anch'io ho vissuto tanto. Ho conosciuto persone bellissime. Ho anche imparato l'italiano, guarda un po'. Davvero? Allora dobbiamo festeggiare insieme stasera. Assolutamente sì. Andiamo a cena, voglio raccontarti tutto. Vedete quanta emozione si può raccontare con questi semplici verbi che abbiamo imparato oggi? Passato, presente, futuro, tutto insieme in una conversazione vera, umana, piena di vita. Helen, siamo quasi alla fine di questo lunghissimo, bellissimo viaggio insieme oggi. È vero, e sai una cosa? Se ci pensiamo bene, oggi abbiamo praticamente costruito un intero universo di comunicazione partendo da poche parole semplici. Essere, avere, fare, andare, volere, potere, dovere, sapere, conoscere, piacere, stare, dire, parlare, prendere, capire, pensare, svegliarsi, sentirsi, vedere, guardare, ascoltare, cercare, trovare, aiutare, spiegare, ricordare, dimenticare, provare, cambiare, iniziare, continuare, finire, aspettare, chiamare, chiedere, rispondere, raccontare. Che elenco infinito, Riccardo, ma bellissimo allo stesso tempo. E la cosa più incredibile è che con questi verbi, uniti insieme, potete davvero raccontare la vostra vita intera in italiano. Il passato, il presente, il futuro, le emozioni, i desideri, le paure, i sogni. È questo il vero potere della lingua, non conoscere migliaia di parole, ma sapere usare bene quelle giuste, con il cuore, con verità. Helen, prima di salutarci davvero, voglio dire una cosa a chi ci ascolta. Dimmi pure, Helen. Se siete arrivati fino a qui, fino alla fine di questo episodio così lungo, significa che avete davvero voglia di imparare, e questo per noi è un regalo bellissimo. Verissimo. Non è facile restare concentrati per così tanto tempo e il fatto che siate ancora qui, con noi, dimostra il vostro impegno, la vostra passione. E vi prometto una cosa, se continuerete ad ascoltarci, episodio dopo episodio, un giorno vi accorgerete che l'italiano non sarà più una lingua straniera per voi. Sarà una parte di voi, del vostro modo di pensare, di sentire, di raccontarvi al mondo. È questo il vero potere della lingua, non conoscere migliaia di parole, ma sapere usare bene quelle giuste, con il cuore, con verità. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo episodio di Italiano Narrato. E che episodio, eh? Abbiamo parlato di essere, avere, fare, andare, volere, potere, dovere, sapere, conoscere, piacere, stare e ancora dire, parlare, prendere, capire, pensare. Tantissimi verbi, ma soprattutto tantissimi strumenti veri per parlare italiano nella vita di ogni giorno. Ricordate, questi verbi non sono una lista da studiare e dimenticare, sono strumenti per comunicare, per raccontarvi, per connettervi con le persone. E senza comunicazione la lingua non ha davvero senso. Nel prossimo episodio di Italiano Narrato parleremo di come combinare questi verbi con vocaboli utili per creare dialoghi veri, quelli che sentireste al bar, al ristorante o quando incontrate qualcuno di nuovo per strada in Italia. Perché la lingua è viva, si ascolta, si parla, si vive. Quindi continuate ad ascoltarci, continuate a fare i vostri piccoli esercizi ogni giorno e soprattutto divertitevi imparando l'italiano. Se questo episodio vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale Italiano Narrato e attivate la campanella per non perdere il prossimo episodio. E scriveteci nei commenti da dove ci ascoltate, quali verbi trovate più facili e quali invece vi creano ancora un po' di confusione. Noi vi leggiamo sempre, ogni singolo commento. Grazie di cuore per essere stati con noi oggi, per il vostro tempo, per la vostra voglia di imparare. Ciao a tutti e a prestissimo! Ciao ragazzi!